Salve, sono Andrea e benvenuti sul mio canale. Questo è il primo video del 2021 e speriamo che sia un anno migliore del precedente. Come avete visto dalla intro, in questo video propongo un nuovo gioco per bambini. Era davvero da tanto tempo che non ne facevo uno e l'ultimo è stato il frisbee in cartone, vecchio ormai di 6 mesi fa. L'idea per il labirinto tridimensionale mi è venuta quando ho visto questa. Si tratta di una sfera trasparente che ha all'interno, io direi, una via di mezzo tra un labirinto e un percorso ad ostacoli. Ecco, quando l'ho vista, la prima cosa che mi sono chiesto è se potevo realizzare qualcosa di simile ma in cartone. Certo sarei passato al labirinto classico perché è più semplice da realizzare e avrei sostituito la sfera con il cubo perché fare una sfera con il cartone non è semplice. Avrei dovuto portare il labirinto tutto all'esterno perché il cartone non è trasparente. E mentre pensavo a come realizzarlo, ho avuto un altro pensiero. Mi sono chiesto se qualcuno non ci avesse già pensato, non avesse già realizzato qualcosa di simile. Così sono andato su YouTube, ho cercato e ho usato i termini di ricerca cubo e labirinto e sono saltati fuori 2 video. Poi ne avrei trovati anche altri. Ma ho notato che tutti questi tutorial erano basati su una griglia di 5x5 e con una griglia di 5x5 viene fuori un labirinto molto semplice, quindi il gioco si, come dire, risolveva molto velocemente. Così ho deciso di progettare un nuovo labirinto, ma basato su una griglia di 10x10, esattamente il doppio. Viene fuori un labirinto molto più complesso e un gioco molto più avvincente. Quindi cominciamo. Ecco cosa serve. Cartone di vari spessori a doppia e singola onda, usate e adattate un po' quello che avete a disposizione. Colla vinilica e acetovinilica ed eventualmente colla stick per attaccare cartamodelli. Dei taglierini, tra questi c'è anche un taglierino di precisione con lama tipo bisturi. Forbicine per fare piccoli tagli, un paio di forbici normali, una matita, un paio di pinzette per maneggiare piccoli pezzi di cartone. Limetta per unghie per fare correzioni. Stecca o squadra per tagliare il cartone e prendere le misure. Una pallina per il labirinto. Questa ha un diametro di circa 4 mm e proviene da un correttore. Infine i cartamodelli dei vari quadranti che trovate nel PDF disponibile per il download sotto in descrizione. Inizio costruendo la struttura tridimensionale in cartone. Si tratta di 4 parti in tutto, di cui 2 forme quadrate A e B e 2 rettangolari identiche C e D. Ho già tagliato i pezzi che servono secondo le indicazioni di progetto. Qui ci sono 8 ritagli in tutto, perché ciascun pezzo si ottiene incollando assieme 2 strati di cartone a singola onda. Su ogni parte ho disegnato a matita le zone di incastro. E per evitare errori sono state evidenziate, sempre a matita, le parti che andranno tagliate. Queste 2 fasce ai lati sono un'eccedenza, un di più che ho lasciato come sicurezza per compensare eventuali errori. Alla fine verranno tagliate via. Non è possibile fornire delle misure definitive per queste parti perché lo spessore del cartone cambia, anche se di poco, le dimensioni totali. Questo che sto usando io ha uno spessore di 4 mm. È importante che lo spessore complessivo sia compreso tra 7 e 10 mm per garantire un incastro stabile e robusto. Perciò la cosa più semplice da fare è ricavare le misure caso per caso. Vanno sommati 10 cm, che è la larghezza di un quadrante, più lo spessore del cartone, indicato con S nei disegni di progetto, più altri 10 cm di quadrante. Nel mio caso ho 10 cm di quadrante più 4 più 4 8 mm per lo spessore del cartone più altri 10 cm, per un totale di 20,8 cm. Quando i pezzi verranno incollati tra loro 2 a 2 è importante poter incrociare la direzione delle onde. In tutti i pezzi devono essere fatti dei tagli per realizzare gli incastri. Gli incastri sono molto importanti e definiscono la solidità della struttura. Se i tagli sono troppo larghi, le singole parti non si agganceranno bene e l'insieme risulterà traballante. Perciò il mio consiglio è fare preferibilmente tagli stretti piuttosto che larghi, in modo da avere un'ottima aderenza. Io, ad esempio, con uno spessore effettivo del cartone di 8 mm, ho fatto delle fessure con una larghezza compresa tra i 7 e i 7,5 mm. In seguito, con la lima, farò tutte le correzioni e gli adattamenti necessari.
Per il breve tratto largo 8 mm non conviene usare il taglierino perché la lama è troppo grande. Meglio passare al taglierino di precisione per completare e rifinire il taglio. Completati i tagli per gli incastri, comincio ad unire 2 a 2 i pezzi di cartone. Ricordo che le onde si devono incrociare. Per incollare uso della colla vinilica leggermente diluita. La distribuisco in modo uniforme su tutta la superficie. Allineo per bene le due parti e metto sopra qualcosa di pesante. Lascio tutto sotto pressione fino a quando la colla non si è asciugata, in modo da evitare che il cartone si deformi incurvandosi. Ed ecco i 4 pezzi con gli incastri completati. Prima di procedere oltre, bisogna verificare se l'assemblaggio è possibile ed è sufficientemente preciso. Se le fessure non permettono alle parti di compenetrarsi, significa che devono essere allargate. Con la limetta per unghie vanno limate solo le parti che si devono incastrare tra loro. Bisogna procedere un po' alla volta, limare e provare fino a quando i pezzi A e B riescono ad entrare l'uno nell'altro con la giusta aderenza. Stesso discorso per i pezzi C e D che devono entrare in A. Una volta incastrati tra loro, i pezzi si devono allineare perfettamente lungo i bordi. Per velocizzare la costruzione del labirinto ho realizzato i cartamodelli per tutti i quadranti. Vanno stampati e ritagliati con il taglierino lungo le linee tratteggiate. Nella fase di stampa accertatevi che il programma usato per visualizzare il PDF, ad esempio Acrobat Reader, stampi i disegni senza modificarne le dimensioni. Controllate che la casella adatta o qualcosa di simile non sia selezionata. In tutto ci sono 24 quadranti. Prima di incollare sul cartone i cartamodelli stampati su carta, per evitare errori è meglio riportare i numeri dei quadranti su tutti i pezzi. Per farlo consultate il PDF, i disegni mostrano tutte e 4 le parti, davanti e dietro. Osservate la posizione e direzione dei numeri nei quadranti per orientare correttamente i cartamodelli. Inoltre consiglio anche di rimontare la struttura e controllare i singoli settori numerati. Ogni settore deve avere 3 numeri consecutivi, ad esempio 1, 2 e 3, oppure 10, 11 e 12, e ancora 22, 23, 24 e così via. Quando incollate i cartamodelli dei quadranti, dovete fare attenzione ad attaccarli nella giusta direzione, altrimenti poi il labirinto non sarà più risolvibile. Per l'incollaggio potete usare la colla stick. Io ho usato colla vinilica. Ma dopo aver incollato i cartamodelli ho notato un leggero incurvamento del cartone. Probabilmente la causa è proprio la colla vinilica che contiene comunque una certa quantità d'acqua. Inoltre io l'ho anche diluita un po'. Per questa ragione alla fine forse conviene usare la colla stick e non la vinilica. Nei cartamodelli le parti indicate con una X rappresentano un punto di passaggio tra un settore e l'altro. Perciò è necessario forare il cartone per permettere alla pallina di passare. Le dimensioni di ogni foro sono definite da linee tratteggiate e pareti del labirinto. Si tratta di passaggi di piccole dimensioni, pertanto suggerisco l'uso del bisturi al posto del taglierino, per una maggiore precisione e non tagliare dove non serve. Conviene asportare superficialmente solo un singolo strato di cartone per volta, prima da un lato e poi dall'altro. Questo per evitare tagli storti. È molto facile, infatti, tenere la lama inclinata e non accorgersi di fare un taglio non perpendicolare. Inoltre, in questo modo, si possono controllare eventuali errori di mancata corrispondenza tra i quadranti incollati nei lati opposti del cartone. Completato il foro da un lato, si passa all'altro. Subito a occhio si può valutare la coincidenza tra le due parti. Alla fine, con la limetta, si rifinisce il lavoro se serve. Dopo aver incollato tutti i cartamodelli e aver fatto tutti i fori di passaggio tra i vari settori, è sempre una buona idea rimontare la struttura per un ultimo controllo, consultando nuovamente i disegni di progetto. Per assemblare velocemente la struttura, cercate il quadrante 1 nel pezzo A e poi il quadrante 2 nel pezzo B, quindi incastrateli facendo coincidere i numeri 1 e 2 nello stesso settore.
Poi cercate il pezzo C con il quadrante 3 ed inseritelo facendo coincidere il numero 3 con il settore 1 e 2. Infine resta il pezzo D che si inserisce facilmente perché può essere montato solo in due modi. Se un quadrante non è stato attaccato correttamente, potete sempre ristamparlo e incollarlo sopra. Se siete sfortunati, vi toccherà fare qualche altro foro. Ora è tempo di costruire il labirinto vero e proprio. Servono delle strisce di cartone a singola onda alte mezzo centimetro con uno spessore di circa 3 mm, tale da sovrapporsi perfettamente alle pareti del labirinto disegnate sui cartamodelli. Se il cartone che avete a disposizione ha uno spessore maggiore, ad esempio 4 mm, verificate che resti spazio a sufficienza nei percorsi per far passare la pallina senza difficoltà. Eventualmente potete sempre procurarvi una pallina un po' più piccola per compensare lo spessore più grande. Sconsiglio di usare spessori inferiori ai 3 mm perché le pareti avrebbero poca superficie di incollaggio, rischiando di non essere ben salde e di staccarsi facilmente. Se osservate i cartamodelli, noterete che sui lati rivolti verso gli incastri le pareti sono leggermente arretrate di 1 mm o di 6 mm. Queste sono le distanze necessarie per evitare che le pareti dei vari quadranti vengano in contatto tra loro quando il labirinto 3D viene montato. Quindi è molto importante in questi punti rispettare la distanza e gli elementi indicati nei disegni. Qualche consiglio prima di iniziare. Per costruire il labirinto in molti casi bisogna scegliere su quali pareti mantenere la continuità e quali spezzare. Il mio suggerimento è di preferire la continuità per le pareti che vanno verso l'incastro. Ad esempio, nel quadrante 12, in questo punto, è preferibile questa soluzione: tenere intero il pezzo lungo 2 moduli e spezzare quello lungo 3, anziché fare il contrario. Inoltre, in prossimità degli incastri, è importante usare una quantità adeguata di colla, perché un minimo sfregamento tra le pareti potrebbe sempre esserci. Per iniziare e completare un quadrante, una prima possibilità è quella di procedere con ordine, dando la priorità ai lati rivolti verso le zone di incastro. Quindi, considerando il quadrante 15, si parte disponendo i pezzi a sinistra e via via si prosegue verso destra, cominciando preferibilmente dal basso, dove si trova il secondo lato con l'incastro. In questo modo il rischio di toccare inavvertitamente con le mani pezzi già incollati e di staccarli quando la colla non ha ancora fatto presa si riduce notevolmente. Altra possibilità è invece quella di partire incollando prima i pezzi più grandi, per finire con quelli più piccoli lunghi un solo modulo. Bisogna fare attenzione a non staccare sbadatamente i pezzi già incollati mentre si completa il lavoro. Questo è un metodo un po' più veloce perché permette di tagliare e poi incollare più pezzi per volta, non necessariamente delle stesse dimensioni. Velocizza soprattutto l'incollaggio dei tratti piccoli da un modulo. Tutto il labirinto si costruisce man mano, pezzo dopo pezzo, un quadrante alla volta. Prendo una striscia e la metto vicino al tratto che voglio fare. Segno la lunghezza con la matita e taglio con le forbici nel punto indicato. Stendo uno strato di colla acetovinilica direttamente sul quadrante, quanto basta per coprire tutto il segmento. Allineo e posiziono il pezzo. Per i pezzi che si appoggiano in uno, due o più punti su altre parti, la colla va messa non solo alla base, ma anche sui bordi delle stesse pareti, in modo da rendere saldo l'intero labirinto. È importante che i tagli sulle strisce di cartone siano verticali. Se sono storti si devono correggere con le forbici o con la limetta, altrimenti le pareti non aderiranno bene tra loro. Per i pezzi che si devono incastrare tra due pareti, se una volta tagliati non entrano perfettamente, basta limare leggermente con la limetta fino a quando non raggiungono le dimensioni adatte. Attenzione però a non limare troppo. Per posizionare i pezzi più piccoli, un paio di pinzette possono risultare molto comode. Se una parte già incollata risulta un po' troppo lunga, tanto da creare difficoltà per l'incollaggio del pezzo successivo, è sufficiente tagliare l'eccesso con delle forbicine. Per rimuovere i pezzi tagliati, usate le pinzette. Se il taglio non basta, si può rifinire la parte con la limetta. In altri casi potrebbe bastare solo qualche passata con la limetta. Se un pezzo è stato attaccato male e lo si vuole rimuovere completamente per intero, lo strumento più adatto sono sempre le forbicine.
Se il pezzo da eliminare è attaccato ad un'altra parete, è necessario per prima cosa separarlo con dei tagli radenti. Non è consigliabile tentare di staccare tutto il pezzo in blocco, specie se di grandi dimensioni. Meglio dividerlo in piccole parti e poi staccarle una ad una delicatamente con le pinzette, in modo da ridurre l'eventualità che la carta si strappi. Ho finito di costruire le pareti del labirinto su tutti i 24 quadranti. Si tratta di un lavoro lungo, tenete presente che una singola persona difficilmente potrà completare il labirinto 3D in un solo giorno. Per concludere il gioco mancano soltanto i bordi. Si tratta di semplici strisce di cartone da incollare lungo il perimetro dei 4 pezzi. Anche in questo caso non è possibile dare delle dimensioni precise pezzo per pezzo, perché gli spessori del cartone usato faranno ancora una volta la differenza. Ciascuno avrà lunghezze diverse, seppur di pochi millimetri. Perciò la soluzione più semplice è prendere le misure direttamente sulle parti costruite. Per i bordi io utilizzo del cartone a doppia onda con uno spessore di 7 mm. Le mie strisce hanno un'altezza di 2,4 cm. Con la matita ho segnato una fascia centrale alta 8 mm, che corrisponde allo spessore nei pezzi della struttura tridimensionale. Delimitare quest'area è utile per stendere la colla vinilica solo dove serve. I bordi vanno incollati tenendo conto di come si assembla la struttura tridimensionale. Uno dei requisiti di progetto, infatti, è che il gioco rimanga smontabile. Quindi attenzione a non mettere una striscia continua in un punto in cui due parti si devono compenetrare. Inizio dal pezzo B. Metto un po' di colla anche sulle pareti del labirinto che terminano lungo il perimetro esterno. Siccome alcuni pezzi si sono leggermente incurvati, soprattutto il pezzo A che ha 3 tagli per gli incastri, sfrutto queste strisce per cercare di raddrizzarli. Sotto il pezzo B metto del cartone con uno spessore adatto alle mie esigenze, che serve a sollevarlo quanto basta per farlo allineare ai segni fatti a matita sulla striscia, esattamente dove c'è la colla. Sopra metto dei pesi, in modo da annullare la curvatura. Infine avvicino la striscia, la tengo premuta con un libro e aspetto che la colla faccia presa. In questo modo la striscia obbliga il pezzo B a rimanere in piano, perlomeno su un lato. Per rendere la striscia resistente e capace di contrastare la curvatura del pezzo B, la direzione delle onde deve essere quella che vedete. Naturalmente, se i vostri pezzi A, B, C e D sono perfettamente in piano, non avete bisogno di questo accorgimento. Per migliorare l'aspetto estetico delle strisce agli angoli, alcune di queste possono essere tagliate in modo tale da coprire la parte di cartone che mostra le onde. In questo caso ho tagliato lo spessore della striscia lasciando però intatto lo strato di carta che lo riveste, per poterlo risvoltare e incollare. In questo modo. Sempre sul pezzo B ho già incollato 2 bordi e ora incollo il terzo che ho appena preparato. Grosso modo utilizzo la stessa tecnica vista prima, con lo scopo di eliminare la leggera curvatura che si è creata. Sotto il pezzo metto del cartone per tenerlo sollevato leggermente. Controllo se l'altezza va bene. Metto la colla vinilica sulla striscia, appoggio la striscia al pezzo e la allineo ai bordi già incollati. Quindi metto un peso, blocco tutto e aspetto che la colla faccia presa. Applico tutti gli altri bordi allo stesso modo. Se maneggiando la struttura tridimensionale qualche pezzo del labirinto si stacca, e può succedere facilmente, soprattutto per le parti più piccole, nessun problema, basterà riattaccare alla fine dopo aver completato tutti i bordi. Il labirinto 3D è finalmente finito, non resta che montarlo e iniziare a giocare. Se gli incastri non vi sono venuti bene e sono leggermente traballanti, potete sempre valutare di incollare le parti in modo definitivo, rinunciando alla smontabilità del gioco. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Il labirinto prevede un unico percorso possibile, non ce ne sono di alternativi, ma se voi ne trovate qualcuno di alternativo sappiate che non era previsto. Se invece trovate degli errori, fatemelo sapere sotto o nei commenti, che provvederò a correggere i cartamodelli. Buon divertimento!